L'uomo animale sociale, per essere definito tale, deve necessariamente rispettare una condizione, cioè quella di condividere con gli altri uomini lo spazio in comune e il mondo di cose da essi creato. Quindi la condizione umana è quello stato in cui ogni uomo, anche l'eremita, è influenzato dalla presenza di altri uomini. Non può esserci uomo animale sociale se non è condizionato da lavoro, opere e soprattutto dalle azioni degli altri. Quindi l'azione e il discorso devono necessariamente esistere in una collettività. In questo video quindi vedremo ad un livello generale come si inserisce nella vita attiva l'azione e il discorso. Ma prima di cominciare, se è la prima volta che vedete uno dei miei video, io mi chiamo Amedeo e sono l'ideatore del progetto scontrocorrente.com, che è un blog in cui ci occupiamo di osservare alcuni aspetti della nostra società dal punto di vista di diverse discipline. Quindi se siete interessati a questi video e a questi contenuti, vi chiedo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite. Inoltre potete visitare anche il sito scontrocorrente.com. Lavoro e opere non sono sufficienti per appartenere alla categoria di uomo animale sociale. L'attività lavorativa, per esempio, non richiede necessariamente la presenza di altre persone, ma un uomo che lavora in solitudine e non intrattiene azioni o discorsi con altre persone non può essere definito come tale. Si parla infatti di animal laborance, la cui condizione è più simile a quella di uno schiavo, quindi non ha nulla a che fare con l'uomo animale sociale. Un discorso analogo si può fare anche per l'opera. L'uomo che crea le cose del mondo ma non intrattiene azioni e discorsi, non condivide le cose che lui crea con gli altri, non può essere definito tale. Un essere del genere è più simile a un ente divino. Infatti nella Bibbia si dice: Dio creò il cielo e la terra e rimase solo finché non creò l'uomo. Allora l'azione e il discorso rimangono le uniche attività umane capaci di dare un senso e uno scopo alla vita rispetto alla mera sopravvivenza. Azione e discorso definiscono l'essere insieme, quindi danno un senso alla definizione di uomo animale sociale, detto anche uomo politico. Ma quindi nel dettaglio cosa vuol dire agire? Oggi la prima cosa che verrebbe in mente è tutto ciò che non ci fa poltrire sul divano. Quindi anche il lavoro o praticare un hobby potrebbe rientrare nell'azione, ma non è così. Per essere uomo animale sociale bisogna richiamare l'essere insieme nella pluralità e nella diversità. È qualcosa che va oltre il lavorare, cioè oltre la sopravvivenza, e va anche oltre l'opera, cioè la fabbricazione. Quindi agire significa condividere il mondo con la collettività. E il discorso, invece, discutere cosa vuol dire? Discutere deriva da agitare, scuotere, vuol dire quindi mettere sul piatto idee diverse, anche contrastanti, al fine di raggiungere una decisione collegiale. Quindi il discorso è il mezzo per esprimere le idee con l'uso della parola. Allora il discorso si pone in una dimensione superiore rispetto al lavoro e all'opera, perché le parole usate in modo opportuno sono senza dubbio un modo di agire.
Oggi il discorso può essere inteso come mezzo di persuasione, ma deve rimanere lo strumento per fare politica, per definire e realizzare l'uomo animale sociale, l'uomo politico, così da sopprimere l'uso della violenza. Quindi il fatto che i cittadini non discutano tra di loro, che non si interessino ai temi che li toccano direttamente o indirettamente, li pone in una condizione diversa da quella di uomo animale sociale. Appartenendo tutti al mondo, la mancanza di azione e discussione crea una separazione di individualità che relega la vita attiva ad una dimensione inferiore. Ti ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Se i miei video ti piacciono, ti chiedo gentilmente di iscriverti al canale perché può essere un grande contributo per sostenermi. Puoi farlo anche acquistando dei titoli che pubblicherò nella descrizione grazie all'affiliazione Amazon. Alla prossima!